Buongiorno a tutti, oggi voglio parlarvi e riassumervi un po' i tutorial di novembre, quelli che sono usciti durante il mese di novembre, così facciamo una carrellata unica, ovviamente di tutti metterò il link in descrizione. Partiamo da questo body, è molto semplice perché comunque il punto è sempre lo stesso e i buchi vengono fatti con semplici catenelle, ma è molto d'effetto. Secondo me è perfetto anche se si vuole iniziare magari a fare un pensierino per un bimbo o una bimba che sta per nascere, non si sa ancora il sesso e quindi può essere perfetto, ecco, perché è molto neutro. Poi si può fare, io in questo caso l'ho fatto beige, in realtà è un color nocciola, però si può fare anche giallo, verde, bianco, per esempio, anche molto, molto delicato. Si può fare di tutti i colori che si vuole. Eventualmente una cosa carina può essere fatto in bianco e poi aggiungere, in modo tale poi da aggiungere un nastrino del colore che si preferisce dopo aver saputo, insomma, se maschio o femmina. Restando in tema bimbi, ho realizzato anche questo bavaglino, è molto molto tenero, velocissimo da realizzare e anche questo fatto in cotone. Può essere ad esempio un'abbinata perfetta con il body di prima, anche per fare un pensierino, un pacco regalo, ecco. Concludo il tema bimbi, anche se non sembra, con questa mattonella a quadrifoglio. È molto delicata, neutra anche questo, e ad esempio se c'è un bimbo o una bimba che nasce verso aprile-marzo, è perfetta per una copertina in cotone. Anche questo un pattern, quindi un disegno neutro che si può iniziare a lavorare già quando appunto non si sa se è maschio o femmina, oppure è semplicemente anche come mattonella da utilizzare per un adulto, per fare magari una maglietta estiva, piuttosto che una coperta estiva, un copriletto. Secondo me è veramente carina e soprattutto è velocissima da fare perché tutte queste parti qua sono fatte a catenella, quindi si lavorano molto molto velocemente. Faccio un piccolo passo indietro a tema bimbi solo perché è estremamente adorabile e questo ovviamente è per una femminuccia. Non l'ho realizzato a novembre, ma essendo che stavamo parlando di tema bambini mi è venuto in mente che poteva essere bello anche farvi vedere questo. È una piccola salopette, vedete dietro ci sono le bretelline, è ovviamente da neonata. Vi lascio il link anche di questo perché secondo me questo insieme a un body, insieme al bavaglino, insieme a una copertina, insomma fate un bel pacco nascita. Passerei velocissimamente alle star di questo mese perché queste tre fasce, scusate, queste tre sciarpe sono state veramente molto apprezzate, sono stati tra i video più apprezzati, quindi abbiamo questa qua a sfumature beige e marroni, questa qua tantissimo apprezzata perché veramente è un punto bellissimo e facilissimo, e questa sciarpa che poi io l'ho pensata come sciarpa gigante e adatta appunto all'inverno, molto moderna, molto contemporanea e facilissima, veramente adatta a chiunque, anche chi ha le primissime armi con l'uncinetto. Qua vado veloce perché per i dettagli dei filati, eccetera, ho fatto un link, un video dedicato a queste tre sciarpe come idee regalo, vi metterò anche quello tra i link. Passiamo a un accessorio più modesto di quelle vistosissime sciarpe, ma secondo me molto carino, è veramente facilissimo da fare. Questa secondo me è un'ottima idea per le colleghe, ad esempio, da regalare a Natale per le colleghe. Molte aziende infatti hanno il badge per entrare piuttosto che la tessera dei buoni pasto, e questa è un'idea carina per poter averla sempre con sé e invece di avere quei nastri anonimi e spesso anche molto brutti. Questa qua è un'ottima idea, è molto carino, è molto elegante e potete farlo di tantissimi colori. Procedendo un po' sul tema accessori e vestiario barra regali di Natale,
ho fatto questa magliettina incrociata, vedete si incrocia qua davanti e da questa parte, magari alzo un po' la telecamera così la vedete meglio, è veramente molto romantica. La lavorazione non è velocissima, perché comunque anche il pannello dietro, vedete, è tutto lavorato, però è sicuramente un'ottima idea da mettere, ad esempio, o sopra una camicetta, ehm, o sopra un lupetto, io l'ho messo anche in questo modo, oppure se volete riservarvi un lavoro da iniziare adesso con molta calma e da portare magari in primavera, estate, è perfetto come, diciamo, soprabito o comunque una piccola magliettina per le sere d'estate o le sere primaverili in cui c'è un po' di arietta ma non fa freddo. Quindi questo qua è veramente, a me piace tantissimo perché è veramente delicato e molto elegante. Sempre restando in tema simile, in realtà anche questo non l'ho fatto a novembre, sto uscendo un po' fuori tema, però parlando mi vengono in mente delle idee che secondo me possono essere correlate. Il concetto è molto simile alla maglia che abbiamo visto prima. Questa qua però si stringe, diciamo, sul sottoseno, quindi sulla parte proprio più alta della vita, si apre in questo modo, quindi fa una V e ovviamente la V viene tenuta aperta da questo collegamento. Anche questo, delle belle maglie larghe. A me piace tantissimo il filato che è di Tessiland, nel link del tutorial c'è anche il link al filato. E secondo me questa qua è veramente un'ottima idea anche per esempio se volete fare dei regali natalizi a nipotini, a nipotine o insomma ragazze molto giovani perché è super alla moda, ha un taglio veramente molto contemporaneo e quindi ve lo faccio vedere anche se non l'ho fatto a novembre. Passiamo a due tutorial un po' più classici. Quindi siamo sul tema presine, quindi cura della casa e comunque una cosa appunto un po' più classica. Questa qua è molto semplice, viene proprio a un effetto bellissimo secondo me e in mezz'ora neanche le fai. Soprattutto ha comunque un taglio moderno, è un po' più classica rispetto a questa, però ha comunque un taglio, non è la classica presina della nonna, ecco, per tutto il rispetto delle presine delle nonne che anch'io ne ho tantissime, le uso un sacco e sono tipo la mia dote, però insomma per chi magari ha una casa un po' più moderna, un po' più contemporanea, non si sposa benissimo con l'arredamento, mentre questa qua secondo me è talmente delicata e neutra, soprattutto fatto su dei colori così, ripeto, neutri, che si adatta veramente a tutti. Questa qua è proprio se è una casa ancora più contemporanea, molto moderna. Questa qua secondo me è bellissima perché come vedete ha una trama proprio meravigliosa. Ha questa forma triangolare, appunto con questa trama che gli dà un che di veramente contemporaneo, che non sembra neanche una cosa fatta a mano, e il contrasto con il gancio nero secondo me è perfetto, anche perché spesso nelle cucine moderne il tocco di nero c'è. Adesso io spoilerò, anche se ci sono un po' di stoviglie magari nel lavandino, se vedete la mia cucina è comunque molto moderna e ha dei tocchi di nero e questa torniamo qua. E questa presina è, cioè ci sta veramente benissimo. È anche un'ottima scusa perché ovviamente per inserire un tocco di rosa all'interno magari di una cucina anche molto neutra e comunque essendo che è all'interno di un open space non posso magari sbizzarrirmi con tantissimi colori, però questa è una via di mezzo che ci sta veramente bene. Concludiamo con una nota natalizia perché ovviamente siamo a novembre, quindi la prima cosa che viene in mente è sì, però ci stiamo avvicinando a Natale, va bene i regali, ma anche le decorazioni. Quindi questo qua è un fioccone bellissimo, a me piace tantissimo, che si può utilizzare veramente in tante cose. Si può ad esempio far passare un filo, ma anche semplicemente un nastro
dorato piuttosto che argentato e appenderli per esempio alle maniglie delle porte, alle maniglie delle finestre. Oppure può essere, essendo che comunque questa parte qua, vedete, rimane scucita dal resto, cioè è chiusa qua, ma in realtà il resto non è cucito tutto insieme, si può usare questa tasca come passante e far passare dentro un bel nastro chiudipacco. Quindi magari per quelle scatole un po' importanti che hanno un bel nastro largo, di quelli bellissimi, tutti decorati con gli inserti in oro, bellissimi, si può far passare qua dentro in modo che viene tutta la chiusura del nastro e poi il fiocco vero e proprio viene fatto così. E secondo me è bellissimo anche perché così poi rimane effettivamente il fiocco a chi riceve il regalo, che è comunque un ricordo che l'anno dopo potrà utilizzare nelle proprie decorazioni natalizie e rimarrà sempre il ricordo di quel Natale, di quel regalo e soprattutto di voi che gliel'avete regalato. Con questa annata natalizia chiudo il mese di novembre e mi proietto direttamente al Natale. Quindi grazie per avermi seguita, vi ricordo che vi lascio tutti i link in descrizione con tutti i tutorial. Se non volete perderne neanche uno, vi consiglio di iscrivervi e di attivare la campanella così vi arriva la notifica quando c'è un nuovo tutorial. E se vi è piaciuto questo video lasciate un like, grazie e ciao!